Ciao Samu, ciao Jacopo e benvenuti a questa intervista per i 20 anni della Trackstorm. Siete partiti da Milano alla conquista del mondo, siete fra i DJ e gli artisti più ricercati nel panorama hardcore, tant'è vero che avete suonato anche in posti come Sud America, oltre alla conquista dell'Europa vera e propria. Ve l'aspettavate tutto questo successo? Ma a dire il vero no, perché all'inizio, quando abbiamo iniziato a fare Frenchcore, era un genere super underground e non ci aspettavamo di arrivare a livelli così alti come siamo adesso. Abbiamo suonato i festival più famosi al mondo e quindi con un genere super underground, quindi diciamo che non ce lo saremmo mai aspettati. The Sick Squad è un progetto che nasce da 3 persone, perché prima voi eravate in 3, adesso siete rimasti solo in 2. Ci raccontate come siete nati, come vi siete conosciuti? Allora, il terzo elemento era Sirio, nonché DJ Sirio, anche lui produttore Frenchcore per Radiogenic 909 eccetera. Con Sirio come ci siamo conosciuti? Io e Jacopo eravamo già in contatto e facevamo già musica insieme, non da tanto tempo a dire il vero, e già avevamo la parola Sick DJ Team nel nostro vocabolario, ecco. Poi abbiamo conosciuto lui perché aveva un sito, industrialgabber.com o qualcosa del genere, dove lui insieme ad un altro amico postavano le tracce che loro producevano, ma una cosa amatoriale. L'abbiamo contattato perché volevamo postare le nostre canzoni da lui e ci siamo poi incontrati in occasione del Hardcore Nation, bravo. All'Hardcore Nation ci siamo incontrati all'Hardcore Nation per la prima volta, non sapevamo neanche che faccia avesse. E allora poi da lì è nata l'amicizia e abbiamo iniziato a parlare, insomma, di dover fare musica tutti insieme. Quindi lui, che comunque si occupa ancora oggi di lavoro, di siti internet, di grafiche eccetera, ha incominciato ad elaborare il primo logo Sig DJ Team, a suo tempo ancora hardcore. Dopodiché sempre insieme abbiamo deciso di creare un alias di roba un po' più incazzata, quindi Frenchcore. E dopodiché siamo rimasti in 2. Siamo rimasti in 2, ne abbiamo parlato un po', non è facile lavorare in 3 persone in uno studio, perché comunque fare musica è una cosa artistica e ognuno vuole metterci la sua testa, la sua idea, le sue cose. E mettere insieme 3 persone creative diventava complicato, quindi abbiamo preferito mantenere un buon rapporto d'amicizia che abbiamo ancora adesso con Sirio, quando ci vediamo facciamo feste insieme, siamo comunque buoni amici, e continuare la nostra strada in 2. Diciamolo così semplicemente. Siete fra gli artisti più richiesti sicuramente grazie anche al fatto che avete inventato un genere, la sickcore. Dalle prime alle ultime tracce non si contano i capolavori come Boom Shakalaka, Il Clitoride, Strike, Opera Prima. Ecco, quale considerate la migliore dal punto di vista del successo e quale invece la migliore tecnicamente parlando? Sicuramente a livello di successo Boom Shakalaka, che è quello che ha iniziato veramente il movimento Frenchcore e ha fatto sì che il genere diventasse così popolare. Esisteva già prima la Frenchcore, non l'abbiamo inventata noi, diciamo, la Frenchcore così pura come faceva Radium, come Micropoint ai tempi. Nel momento in cui abbiamo deciso di fare Boom Shakalaka abbiamo fatto una traccia che ha portato questo genere alla bocca di tutti. È diventato tutto molto più commerciale, quindi questo a livello di pubblico ha fatto sì che ancora adesso nei festival venga fatta la sala Frenchcore. E a livello tecnico non saprei dire, forse Opera Prima, Opera Prima poi è una delle tracce che tecnicamente sia a livello di qualità audio sia a livello di costruzione, di idea, di trick, secondo me è un'ottima traccia. Diciamo che onestamente ne abbiamo fatte parecchie buone, quindi non saprei sceglierne una a livello tecnico la migliore. Ce ne sono un po' che secondo me sono degne di nota. Ci spiegate da dove nasce appunto questa sickcore? Diciamo il main genere è comunque la Frenchcore. Quando noi abbiamo iniziato a fare Frenchcore c'erano Radium, Speed Freak, Japan, Hellfish, Producer e basta. Poi è nata la sickcore. Perché? È nata la sickcore perché chiaramente ogni genere musicale ha bisogno di evolversi. Noi chiaramente produzione dopo produzione abbiamo trovato una nostra via, diciamo, un nostro genere musicale che oltre ad essere un nostro genere musicale è un nostro motto, stile di vita, chiamalo come vuoi. E comunque abbiamo iniziato a fare il nostro genere, la nostra Frenchcore, e visto che ci chiamiamo The Sick Squad, Sickcore è il nome giusto. Parliamo di Trackstorm, ci raccontate com'è nata la vostra storia con questa etichetta? Nel 2000
nel 2000-2001, vabbè, noi producevamo tracce inascoltabili come tutti all'inizio, quindi è normale, nessuno nasce facendo hit. E giustamente la Traxtorm era già una delle etichette più famose che c'erano al mondo, hardcore. E come tutti quanti abbiamo mandato una demo qua in Traxtorm. Infatti il nostro primo vero un disco come Sick DJ Team era, ed era Inspector Fucker su Gnet 05. La Gnet era un'etichetta nata come la Next Icon, cioè per i New Talent. E quindi abbiamo portato qua la nostra prima demo e tutto è nato così, da Sick DJ Team con quel disco lì. Quindi voi siete in Traxtorm dal 2001, in un modo o nell'altro. Il vostro primo EP invece ufficiale su Traxtorm è stato Minimalist Criminal. Ci raccontate com'è nato? Lenny D, che ha fatto il vocal appunto di Minimalist Criminal, venne da noi nel lontano 2006, cos'era 2006? Vabbè, comunque in occasione di Boom Shakalaka, comunque in studio abbiamo registrato parecchi vocal, tra i quali Minimalist Criminal. Era un vocal che faceva nomi della Minimal che non posso ripetere e che quindi per ovvi motivi non abbiamo mai utilizzato. Poi invece 2 anni fa, perché sì, 2 o 3 anni fa, ci siamo riseduti in studio e abbiamo pensato di richiamare Lenny, far riprendere quindi quel concept, ed è nata Minimalist Criminal. Ecco, rimaniamo sempre in Traxtorm. Fate parte adesso di un gruppo fantastico, quasi di una famiglia praticamente. Cosa vuol dire per voi farne parte? Allora, il discorso è che questo è un lavoro, come tutti sappiamo, ma è anche, appunto, come giustamente hai detto te, una famiglia. Noi lavoriamo in famiglia, è un'azienda familiare, ok? Nel senso che comunque abbiamo un rapporto che va al di là del ti mando la demo, ti mando una mail per questioni di lavoro ed è finita lì, e quando ci si vede ai party è faccia di merda, ciao, solo perché no. Qui comunque si fa tutti d'accordo, si è amici e c'è modo di parlare anche di cose personali, non solo di lavoro. Quindi se io ho un problema personale e mi trovo qui in studio, 9 su 10 mi trovo a parlare del mio problema personale con un dipendente, quindi un membro della famiglia, o con un collega che è sempre un membro della famiglia. Tutti bene o male parliamo delle nostre cose all'interno di queste mura, capito? E ci si scambiano opinioni, progetti di lavoro, cose segrete di lavoro, cioè qualsiasi cosa viene detto dentro queste mura. E chiaramente è una cosa nostra, è una cosa quindi di amicizia, lavoro, e quando c'è questo rapporto comunque non vieni al lavoro la mattina dicendo merda, devo andare al lavoro, 2 palle il mio capo adesso mi rompe, no, sto andando, è come dire vado a bermi una birra, capito, con gli amici. Poi dopo chiaramente quando sei qua si lavora, perché tutti sappiamo che Traxtorm va avanti perché c'è gente che lavora, non perché siamo qua a grattarci, ecco. Ecco, voi siete entrati in Traxtorm con un nome già ben consolidato, non eravate di newcomer, però sicuramente avrà inciso nella vostra carriera. Quanto ha inciso esattamente la Traxtorm? Beh, sicuramente spostandoci in Traxtorm come main label abbiamo ampliato ancora di più il bacino d'utenza dei nostri fan e di visibilità anche, perché comunque la Frenchcore è sempre stato considerato un genere underground, quindi comunque le sale sempre piccole, musica più da free party, diciamo, e invece portando la Frenchcore, sickcore, quel che sia, in Traxtorm abbiamo dato modo a questo genere di essere visto e ascoltato da molta più gente che magari prima ascoltava solo main, perché la Traxtorm comunque è un'etichetta main, non ha mai stampato sottogeneri, diciamo, negli ultimi anni dell'hardcore. Quindi facendo così questo ha aumentato ancora di più la visibilità del genere e soprattutto anche del nostro sound, anche come a livello di Sick Squad, diciamo. Max, The Stunned Guys, come vi siete conosciuti e cosa vi lega oltre al rapporto lavorativo? Beh, ci siamo conosciuti personalmente nell'occasione in cui abbiamo portato la prima demo inascoltabile qui dentro. Chiaramente prima di conoscerlo noi conoscevamo lui a livello musicale, cioè comunque noi siamo cresciuti con l'hardcore italiana degli Stunned Guys, e chiaramente quindi in primis è il nostro idolo, diciamo, a livello musicale.
per quanto riguarda l'hardcore. Adesso che lo conosciamo molto meglio, quindi anche personalmente, no, in questo le cose sono cambiate, nel senso che adesso è il boss, oltre che essere il nostro idolo, quindi è il nostro boss, è la nostra guida su un sacco di cose, nel senso che, e non solo per noi, bene o male tutti dentro qui, per ogni cosa andiamo a disturbarlo. Oh Max, bello, ho bisogno di sapere un consiglio per questa cosa qui, che sia di marketing, di musica, di mastering, di mix, di spugne del muro, di alieni, sempre da Max vai. Infatti lui ha perso tutti i capelli e noi anche. No, comunque esatto. No, è chiaramente quella persona che diciamo che non fai una cosa se prima anche lui non ti dà l'ok. Ok, per ogni cosa. E questo è un po' il nostro rapporto che abbiamo con Max, ecco. Ecco, nonostante siete legati a questa etichetta, siete entrati effettivamente da pochi anni dentro la Trackstorm Records. È già cambiata da quando siete entrati voi ai giorni d'oggi? Dire che è cambiato non possiamo esserne sicuri, visto che appunto non lavoriamo da molto qua. Però c'è da dire che magari da quando abbiamo cominciato qua a lavorare sicuramente c'è stata un'aggiunta di aria fresca, diciamo. Comunque noi veniamo da una scena completamente diversa e il fatto che c'è possibilità di confrontare le due scene, cosa che prima non si faceva, ha fatto sì che un po' tutto il mood generale qua negli studi sia cambiato. Poi non siamo persone fiacche o sociopatici, diciamo, siamo persone molto attivi. Penso che questo abbia aiutato un po' il mood generale della squadra. Come vedete la Trackstorm tra 10 anni, soprattutto come vedete voi, i Sick Squad, fra 10 anni? Io vecchio mi vedo, sicuramente. Però vabbè, la Trackstorm senza dubbio è piena di giovani artisti talentuosi e che porteranno la Trackstorm sicuramente a mantenere un livello alto. Noi Sick Squad pelati senza dubbio, vecchi idem, non so dirti. Prima accennavate alla famiglia, ai vostri colleghi che fanno parte della Trackstorm. Influiscono nel vostro stile musicale, soprattutto quanto? Ma io penso che ogni cosa, ogni persona che incontri sostanzialmente influisce in piccola parte, chi più chi meno, e anche a livello musicale. Sicuramente entrare a far parte di una famiglia, quindi consolidare un gruppo, avere dei rapporti di amicizia nuovi con le persone con le quali lavori, sicuramente influisce molto, anche perché comunque qua abbiamo tre studi, tre generi diversi, si può dire, con 3 teste diverse e 3 tipi di lavoro diverso. Ognuno fa il proprio stile in un certo modo, quindi sostanzialmente nel momento in cui incominci a confrontarti con queste persone che lavorano in una maniera completamente diversa di tua, sicuramente aumenti anche di più le tue nozioni, quello che sai, il modo di lavorare, e sicuramente automaticamente, volente o nolente, il tuo modo di lavorare cambia e ogni giorno apprendi qualcosa di più e migliori sempre di più, soprattutto come diceva lui prima, con una persona come Max o come Christian, che sono persone da una cultura esageratamente alta, dalle quali c'è sempre qualcosa da apprendere. Ora parliamo un attimo brutale, ci raccontate da dove è nato questo progetto e soprattutto se ci potete svelare magari qualcosa che avete in serbo per il futuro. È una label, è un progetto, è un'idea, è un qualcosa a cui noi, io e Jacopo, pensiamo da sempre, perché vabbè, a suo tempo pensavamo alla Sick Records, alla Sick Records, bla bla bla. Entrati in Trackstorm ci siamo chiaramente trovati a parlare di questa cosa insieme a Meccano Twins e Anexist. Diciamo che tutti avevamo la stessa idea, cioè creare una label seria di musica professionale, quindi high quality music, con artisti che sanno fare il loro lavoro in studio. Quindi da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a decidere il logo, il nome, e a pensare ogni giorno a Brutale. Quindi abbiamo aperto, abbiamo stampato, per così dire, se vogliamo utilizzare ancora questa parola, anche se non ha molto senso, nuovi artisti e non, come Andy Decor, Brand Drillers, Angry Beats, ce ne saranno dei nuovi. Tutta gente a cui noi crediamo, tutti i nostri amici che appunto sanno fare il loro dovere,
e con cui andiamo molto d'accordo, quindi anche una cosa di dire c'è un rapporto con queste persone, non è lo sconosciuto che ci manda la traccia e non sappiamo neanche che faccia ha. È anche una questione di famiglia, proprio per mantenere lo stesso mood che abbiamo anche qui in Trackstorm. Brutale ovviamente non è solo una label, ma anche, cioè faremo anche delle sale, stiamo facendo delle sale, degli stage solo con gli artisti Brutale, poi stiamo portando anche Brutale, stiamo lavorando per portarlo in Australia, ci sono delle ottime, cioè ci sono delle grandi probabilità di portarcelo nel secondo semestre di quest'anno. E vediamo, ci sono dei grandi progetti, ci lavoriamo giornalmente, quindi vediamo come andrà a finire. Oltre a Brutale avete prodotto tantissimi EP, 2 album, siete al 10° anno di Sick Squad e vedo la tua maglia del primo concert. Qui nel 2015 siamo al 5° anno del concert. Qual è stata la vostra soddisfazione più grossa? Sicuramente forse il primo concert, perché non era mai stato fatto prima di quel concert una serata dedicata a un artista Frenchcore o underground che sia comunque, quindi sicuramente quello è stato un tassello molto importante, molto. È andata benissimo, è stata una serata stupenda, avevamo pochi artisti, lo abbiamo suonato per la prima volta 4 ore in live di fila senza fare versus, quindi abbiamo suonato tutta la nostra discografia già lì, e sicuramente anche l'ultimo concert che abbiamo fatto a Florida, che era la prima volta che proponevamo questo concept, questo tipo di serata in Italia, quindi con tutte le paure e i dubbi se sarebbe andata bene o no. In realtà abbiamo fatto un successone, 3.000 persone a Florida, il locale era imballatissimo, una bellissima atmosfera, il mood della serata è stato altissimo tutta la sera, tutti gli artisti sono divertiti tantissimo, quindi diciamo che anche quella è stata una mega soddisfazione, è stata veramente una serata importante che ha fatto sì che anche la nostra motivazione crescesse ancora di più. Questo va portato comunque sia ad essere onnipresenti, soprattutto nei grossi eventi, Defcon, Decibel, Master of Hardcore, Dominator, Harmony, Arshock, Cubase, possiamo continuare fino a domani. Quale di questi eventi è quello più atteso, quello che avete atteso di più, e quale invece quello che vi regala più emozione? Uno, è impossibile fare un solo nome. Posso dirti che, al contrario di quello che tutti magari possono pensare, personalmente il Monegros è stato uno di quelli. Perché uno dice perché il Monegros? Perché non c'è hardcore, e quindi Angerfist, DJ più famoso al mondo nell'hardcore, non ha suonato al Monegros, i Sick Squad ben 2 volte, e quindi questo è una cosa che fa piacere. Tornando in Olanda, i festival sono tutti meravigliosi, e Dominator e il Masters of Hardcore sono sicuramente i 2 parti hardcore per eccellenza, e che quindi quando ci siamo visti la richiesta per quei 2 parti lì abbiamo detto complimenti Sick Squad, siamo arrivati anche dove non si pensava mai, ecco. E soprattutto, esatto, abbiamo un video su YouTube, sul nostro canale, dove la gente urla Sick Squad. È una grande emozione, senza dubbio. Vi conosco da tempo e la domanda potrebbe essere banale, ma questa musica è la vostra vita? Ma io penso che chi ci conosce capisce subito, sa bene che noi siamo hardcore. Noi, come diciamo sempre, per fare questo genere o sei così, o ci nasci o non puoi farlo. Quindi sostanzialmente, se sei hardcore, vivi per questa musica, la vivi, cioè tu al mattino ti alzi, sei hardcore, punto. Il 2015 è appena iniziato, cosa ci dobbiamo aspettare in questo anno? Vi dovete aspettare sicuramente tanta musica, nel senso che stiamo lavorando a varie collaborazioni e a vari remix, anche di tracce molto importanti e famose, quindi da qui alla fine dell'anno ci sarà parecchia musica. Stiamo facendo una collaborazione con i Teletubbies. No, stiamo lavorando per i 10 anni, abbiamo già avuto 2 serate, una in Spagna e una in Olanda. Stiamo lavorando al tour negli Stati Uniti e in Sud America. Abbiamo ancora 2 concert, sicuramente uno in Italia e uno in Germania. Adesso non possiamo dirvi le date, però comunque ci sono.
forse uno anche in Svizzera, ma vedremo, sicuramente vedremo. E poi chiaramente giornalmente lavoriamo a brutale, ci saranno tante sorprese. Io vi ringrazio e auguri anche a voi per questi 20 anni e salutatemi Teletubbies.